Il tempo imperativo in italiano è utilizzato per esprimere un invito, un ordine o un'esortazione. Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Italian House. Io sono Chiara e sono un'insegnante di italiano. Se ancora non ci conoscete, vi invito ad iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella per non perdervi i nostri video. Inoltre vi ricordo che sono aperte le iscrizioni ai nostri corsi di italiano e la lezione di prova è gratuita. Perché non provi anche tu? Abbiamo anche una newsletter settimanale con dei consigli e curiosità sull'Italia, sull'italiano e anche dei pratici e veloci esercizi per poterti esercitare con il tuo italiano. Per maggiori informazioni guarda giù nell'info box. Siete pronti per iniziare la lezione di oggi? Andiamo! Il tempo imperativo in italiano è utilizzato per esprimere un invito, un ordine o un'esortazione. A differenza di altri tempi verbali, l'imperativo esiste solo in alcune forme. Queste sono la seconda persona singolare, tu, la prima persona plurale, noi, e la seconda persona plurale, voi. Telefonate a Marco. È il suo compleanno. Togli le scarpe quando entri in casa. Vediamo ora come si forma l'imperativo con i verbi regolari. Per i verbi che terminano in ere e ire, l'imperativo si forma esattamente con le stesse desinenze dell'indicativo presente. Vediamo ad esempio il verbo mettere. Metti tu, mettiamo noi, mettete voi. Oppure vediamo il verbo finire. Finisci tu, finiamo noi, finite voi. Per quanto riguarda invece i verbi che terminano in are, l'imperativo è identico per noi e voi, mentre cambia per il tu, al quale si aggiunge una A al posto della I. Vediamo ad esempio il verbo telefonare. Telefona tu, telefoniamo noi, telefonate voi. Ricorda che ci sono molti verbi irregolari che invece non seguono queste regole. Alcuni verbi irregolari sono, ad esempio, andare, fare, stare, dare e molti altri. Ad esempio, l'imperativo del verbo andare è va, tu, andiamo, noi, andate, voi. Mentre l'imperativo del verbo fare è fa, tu, facciamo, noi, fate, voi. Inoltre, ci sono alcune piccole regole da tenere a mente quando si forma l'imperativo. Ad esempio, per quanto riguarda la forma negativa. Infatti, per formare la negazione nelle persone noi e voi, basta aggiungere la parola di negazione, non, davanti al verbo coniugato all'imperativo. Non telefoniamo a Marco, è arrabbiato. Non togliete le scarpe ogni volta che entrate in casa. Per quanto invece riguarda il tu, la negazione si forma aggiungendo la parola negativa non, seguita dall'infinito del verbo. Non parlare così ad alta voce. Non chiudere la finestra. Un'altra particolarità riguarda i pronomi. I pronomi possono essere tranquillamente utilizzati nella forma imperativa, basta aggiungerli dopo il verbo coniugato. Il pesce mangialo tu. La lettera scriviamola noi. Vediamo ora qualche differenza tra l'imperativo in italiano e in inglese. Come abbiamo detto, per formare l'imperativo in italiano bisogna rimuovere le desinenze dall'infinito e aggiungere quelle dell'imperativo.
In inglese invece l'imperativo si forma semplicemente utilizzando il verbo base, senza il to, quindi la forma infinita. To eat diventerà semplicemente eat. Mangia la mela. Eat the apple. Per formare l'imperativo negativo in italiano, come abbiamo visto, bisogna aggiungere il non prima del verbo all'imperativo. In inglese, invece, l'imperativo si forma aggiungendo don't prima del verbo. Non parlare, don't speak. In italiano, per formare l'imperativo della prima persona plurale, aggiungiamo la desinenza iamo. In inglese, invece, mettiamo let's prima del verbo. Quindi andiamo diventerà let's go. Ora facciamo un esercizio. Io dirò una frase e voi proverete a trasformarla all'imperativo. Pronti? Tu devi mangiare la tua cena. Voi dovete studiare per l'esame. Noi dobbiamo andare al cinema. Voi dovete scrivere una lettera. Tu devi aprire la finestra. Vediamo insieme le risposte. Mangia la tua cena. Studiate per l'esame. Andiamo al cinema. Scrivete una lettera. Apri la finestra. Facci sapere nei commenti quante ne hai fatte giuste. Con questo esercizio si conclude il nostro viaggio alla scoperta dell'imperativo in italiano. Grazie ancora per averci seguito in questa piccola lezione. Se vi è piaciuta, vi invitiamo a mettere like e a commentarla. Vi aspettiamo al prossimo video e se volete saperne di più, perché non provate una delle nostre lezioni gratuite? Ci vediamo presto, ciao!